Oggi i fumetti dominano l'industria dell'intrattenimento grazie a franchise cinematografici di successo miliardario come The Avengers, Spider-Man, Batman e Superman. Ma mentre questi supereroi sono tutti americani, l'Australia rivendica di aver prodotto il più terrificante e cattivo dei fumetti realmente esistito, Leonard Lawson. C'è una cosa che rende questo caso ancora più inquietante di molti altri. Non stiamo parlando di un uomo emarginato né di qualcuno con un passato violento evidente, ma di un artista di successo, un uomo rispettato, un padre di famiglia. Leonard Lawson aveva tutto: una carriera brillante nel mondo dei fumetti, una moglie, dei figli e una reputazione impeccabile. Eppure dietro a quell'immagine perfetta si nascondeva qualcosa di oscuro, qualcosa che nel giro di pochi anni sarebbe esploso in una spirale di violenza, manipolazione e terrore. Quello che iniziò come una giornata apparentemente normale si trasformò in un incubo. E la cosa più sconvolgente? Non si fermò. Questa è la storia di un uomo che nessuno avrebbe mai sospettato e di come è riuscito a ingannare tutti. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti o bentornati. Il mio obiettivo per questo canale è raccontare storie, esplorando le complessità di ogni caso e dando voce a vicende meno conosciute o a storie che hanno catturato la mia curiosità. E se vi va di supportarmi, iscrivetevi al mio canale, grazie di cuore. Leonard Lawson nacque nel 1927 a Wagga Wagga. I suoi genitori Keith ed Eileen avevano entrambi solo 18 anni quando si sposarono. Keith, suo padre, era una celebrità locale perché era un talentuoso pugile. Il giovane Leonard, conosciuto da tutti come Lynn, era uno studente brillante, il migliore della classe, ma il suo vero talento era l'arte. Il ragazzo sapeva disegnare in modo straordinario. Nei primi anni 40 la famiglia Lawson si trasferì a Manly. Lì, all'età di 15 anni, Lynn ottenne il suo primo successo commerciale come fumettista, vincendo un concorso nazionale indetto dall'artista ed editore Sid Miller, e a sua volta famoso per aver co-creato l'iconico personaggio di Chesty Bones. Il fumetto di Lynn, ambientato nel Pacifico, raccontava una storia di guerra ed è stato anche incluso in un'antologia pubblicata da Miller. Sulla scia di questo successo, Lynn iniziò a studiare arte a Sydney. Nel febbraio del 1945 pubblicò un fumetto d'avventura completo intitolato Peter Jury, incluso nella rivista Monster Comic di Sid Miller, il cui sottotitolo era per ragazzi australiani. Lynn aveva solo 17 anni e già prometteva di diventare uno dei principali fumettisti australiani. Era precoce sia nella vita personale che in quella professionale, proprio come i suoi genitori. Lynn aveva appunto 18 anni quando sposò Betty Jamieson, anche lei diciottenne, nel settembre del 1946. Il mese successivo Lynn ottenne la sua più grande occasione professionale quando scrisse e illustrò tutte le storie del primissimo numero di Action Comics, pubblicato da A.J. Edwards. I lettori appunto rimasero affascinati dal racconto di fantascienza di Spencer Steele, che esplorava l'universo nel lontano futuro del 1959. E poi c'erano anche le emozioni del pilota di corse Johnny Starr e le avventure del detective Michael Justus. Ma un altro personaggio sarebbe diventato ancora più famoso ed era il Vendicatore Solitario, che era un cowboy con un cappello bianco di nome Paul Nichols che combatteva i cattivi e salvava le donne, mantenendo segreta la sua identità dietro una maschera rossa. Lynn creò altri personaggi popolari per Action Comics, tra cui un altro cowboy chiamato The Hooded Rider e una selvaggia ragazza della giungla indiana, Queen of the Apes.
ma il personaggio The Lone Avenger ebbe il seguito maggiore, vendendo 70.000 copie per un numero. Leonard ampliò la sua fortunata serie di fumetti, includendo sempre più personaggi. All'inizio degli anni 50 Lynn se la passava benissimo, aveva una carriera di successo, un matrimonio felice, da cui erano nati 3 figli, e guadagnava 70 sterline a settimana, l'equivalente di $2.400 di oggi. Sembrava comunque avere tutto, eppure qualcosa di oscuro e contorto si annidava dentro Leonard Lawson. Fate attenzione a ciò che vi sto per raccontare, d'ora in poi qui la storia prenderà una piega ben diversa. Il 7 maggio 1954 Leonard ingaggiò 5 modelle di Sydney. 2 avevano 15 anni, gli altri 18, 21 e 23. Leonard le voleva, disse che era per un calendario che intendeva pubblicare. Le andò a prendere in studio alle 9:30 del mattino e si fermarono a St. Leonard's per comprare dei panini, per ricreare comunque l'atmosfera da picnic prevista per la giornata. Leonard le accompagnò in auto a Terry Hills e da lì proseguirono a piedi attraverso la fitta vegetazione. Di tutti i posti meravigliosi di Sydney, una delle ragazze non capì il perché aveva proprio scelto quel posto per scattare delle foto. E Leonard semplicemente disse: Beh, io vi sto pagando per il lavoro di oggi, quindi voi farete quello che vi dirò io. E quella giornata di sole, appunto, prese presto una piega oscura. Quando uscirà questo calendario, io non ci sarò più. Questo è quello che disse Leonard. Disse di avere il cancro. Le modelle erano inorridite e addolorate. Leonard disse ancora una volta loro che aveva intenzione di suicidarsi piuttosto che sopportare una morte atroce. Infatti disse ancora che era pronto a spararsi un colpo in testa e prese un fucile dallo zaino, lo caricò e dichiarò che si sarebbe ucciso lì davanti a loro. Le povere ragazze spaventate in lacrime implorarono di non farlo, ma Leonard puntò bruscamente il fucile contro di loro questa volta, ordinando a tutte di sdraiarsi a pancia in giù. Disse che le avrebbe legate, così non avrebbero potuto impedirgli di spararsi. Legò loro mani e polsi e usò del cerotto per imbavagliarle. Allora il suo vero scopo divenne chiaro. A questo punto Leonard iniziò a togliere o a tagliare i loro vestiti, dicendo loro che avrebbero ricevuto un proiettile in testa se avessero opposto resistenza. Violò 2 ragazze, tentò di violarne una terza e aggredì sessualmente e intimidì le altre 2. E dopo che finì, ebbe anche il coraggio di dire a loro: non so perché ho scelto voi, che siete delle ragazze per bene. Potevo scegliere comunque delle prostitute. Dopodiché le slegò le sue vittime, pagò a ciascuna la somma di 6 sterline e le accompagnò in città perché una delle ragazze voleva andare in farmacia. Era come se pensasse che quello che era successo non fosse così grave. Una volta entrata in farmacia, la ragazza chiamò i genitori e la polizia, che intervenne e arrestò immediatamente Leonard, mentre era ancora seduto in macchina fuori, come se nulla fosse. È sempre così, ragazzi. Leonard, insieme all'agente di polizia, viene appunto scortato all'interno del tribunale del Coroner di Sydney il 25 gennaio 1962. Nei giorni successivi Leonard confessò 7 volte, ma quando il processo a suo carico per stupro ebbe inizio il 24 maggio, si dichiarò non colpevole. Le ragazze avevano testimoniato a lungo contro di lui, fornendo dettagli agghiaccianti su come le avesse manipolate prima di scatenare tutta la sua ferocia, anche se l'avvocato di Leonard comunque lo difendeva a spada tratta, dicendo che comunque non era vero niente. Fate attenzione che le ragazze avevano
partecipato, tutte ovviamente, volontariamente a uno spettacolo burlesque sul tema dello stupro. Quindi praticamente le ragazze erano consenzienti e che avevano accettato di essere state toccate, per non dire altro, ragazzi. Si sentiva anche in colpa perché aveva tradito i suoi voti nuziali. La giuria non ha avuto bisogno di deliberare a lungo. Il titolo in prima pagina del Sun urlava semplicemente colpevole, con sopra un ritratto di Leonard, riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro e di un ulteriore capo di accusa di violenza sessuale. Leonard era stato condannato a morte dal giudice. E questa era la prima volta in oltre 50 anni che la pena capitale era stata inflitta per stupro nel New South Wales, cioè nel Nuovo Galles del Sud, a Sydney. Il giudice infatti espresse anche la fervida speranza che la sentenza non venisse mai commutata dal governo. Betty divorziò da Leonard e si trasferì nel Queensland per ricominciare da capo. Leonard appariva come una figura silenziosa e solitaria nel carcere di Long Bay, in attesa delle decisioni del governo sulla sua sentenza, sulla sua condanna a morte. Ma una domanda doveva trovare risposta: era sano di mente? Uno psichiatra nominato dal governo concluse che lo era sano di mente, sapeva quello che aveva fatto, ma nonostante ciò la condanna a morte di Leonard fu cambiata a 14 anni di reclusione. Leonard fu un detenuto modello nel carcere di Goulburn, si avvicinò alla religione, dipinse immagini religiose e insegnò a un detenuto più giovane a leggere, scrivere e a disegnare. La sua condotta esemplare gli valse la libertà vigilata dopo aver scontato solo metà della pena, quindi 7 anni. Quindi il 24 maggio 1961 Leonard era di nuovo un uomo libero. Affittò un appartamento a Colaroi nella zona settentrionale della costa e comprò un'auto con i soldi che gli aveva dato sua madre. Leonard ebbe numerose relazioni sessuali con donne incontrate casualmente e prostitute rimorchiate per strada, ma queste non riuscivano a placare i suoi oscuri appetiti e le fantasie violente che lo avevano segretamente sostenuto in prigione. Ora occupavano sempre di più la sua mente. Leonard si diresse a sud verso Moss Vale, dove il 20 giugno si recò alla Church of England Grammar School e si presentò alla direttrice Miss Jean Turnbull. Disse di essere uno scrittore che stava scrivendo un romanzo e che gli sarebbe piaciuto avere l'opportunità di osservare le ragazze. Lei lo invitò a pranzo e gli fece fare un giro della scuola. Leonard visitò nuovamente la scuola un paio di volte, partecipando alle funzioni religiose e pranzando di nuovo con le studentesse. Tornato a Melli alla fine di settembre del 1961, Leonard conobbe e strinse amicizia con una ragazza di 16 anni, di nome Jane Bover. Conquistò la simpatia dell'adolescente e della sua famiglia, dicendo loro che voleva dipingere un ritratto di Jane. Lei posò per lui diverse volte. Lunedì 6 novembre alle 5 del pomeriggio Leonard andò a prendere Jane al negozio d'arte in città dove comunque lavorava. Poi raggiunsero la madre di Jane e li riaccompagnò tutti a casa di Jane, a Melli, dove appunto ebbero una cena. Leonard godeva della fiducia della famiglia e fu autorizzato a portare Jane nel suo appartamento per poterla ritrarre nuovamente. Lì tentò di sedurla, ma lei lo respinse. Ma Leonard era preparato. Prima di riportare Jane nel suo appartamento, aveva già riempito un calzino di sabbia e preparato dei pezzi di corda già tagliati. Mentre Jane era seduta sul divano, Leonard andò in camera da letto, prese il calzino e glielo sbatté con forza in testa, facendola svenire. Leonard le legò i polsi e la spogliò e la violò. Vedendo che Jane stava riprendendo conoscenza, Leonard iniziò a strangolarla. Quando lei si divincolò, lui afferrò un coltello da caccia e glielo conficcò nel petto. Con una matita per sopracciglia le scrisse sul torso: Dio mi perdoni, firmato Len.
I genitori di Jane erano in ansia quando non tornò a casa, chiesero aiuto al cugino nelle ricerche e si recarono all'appartamento di Leonard, ma nessuno rispose. Dopo una notte di ricerche, tornarono verso le 7 del mattino, quasi le 8 del mattino seguente. Lì il cugino di Jane entrò forzando la porta e trovò il suo corpo. Verso le 9 del mattino, presso il quartier generale della polizia di Sydney, si stavano elaborando i piani per una ricerca a livello statale, ma non sarebbe stato necessario. Nel giro di pochi minuti si sapeva dove si trovasse il fuggitivo. La notte precedente Leonard era fuggito dalla scena del delitto nell'appartamento di Calroy a bordo della sua auto. Aveva guidato verso sud fino a Moss Vale, arrivando intorno alle 2:30 del mattino. Aveva parcheggiato al lato della strada e si era seduto. Aveva scritto una lettera ai suoi genitori. Cari mamma e papà, ho fatto una cosa orribile e terribile. Qualunque cosa sia questo mostro che si è impossessato del mio corpo, stavolta l'ha fatto con ferocia. Ha scritto anche che gli dispiaceva, che si sarebbe suicidato, ma non era quello che aveva intenzione di fare. Alle 8:30 del mattino si recò in auto alla Church of England Grammar School, che aveva individuato mesi prima. Aveva con sé un fucile calibro 22, 167 proiettili e il coltello che aveva usato per uccidere Jane e dei pezzi di corda già tagliati. Poco dopo le 9 del mattino, 150 studentesse si trovavano nella cappella della scuola sotto la supervisione della preside Jean Turnbull. Dalle finestre alcune ragazze videro un uomo avvicinarsi attraverso il prato improvvisamente. Leonard Lawson, lo scrittore che avevano comunque incontrato mesi prima, apparve sulla soglia della cappella, brandendo una pistola, o meglio un fucile. Ordinò a tutti di stare zitti e di non muoversi. E se qualcuno avesse tentato di far qualcosa, verrà ovviamente sparato o sparata. Ovviamente la preside chiese a lui cosa volesse. Lui rispose che voleva tenere tutti in ostaggio fino alla mezzanotte e che aveva già ucciso comunque una persona. Intanto Leonard permise alla preside di tornare davanti all'altare e di continuare la sua funzione per distrarre le ragazze comunque e appunto cantarono inni a squarciagola, ma nel frattempo Leonard consegnò un foglio di carta a un altro membro dello staff, la signorina Brooks, che portò questo foglio fuori dalla cappella e nel messaggio appunto diceva di leggere attentamente e che prima di contattare la polizia c'erano delle vite in gioco e che comunque la polizia gli stava dando già la caccia perché aveva già appunto ucciso un'altra persona e che la polizia comunque doveva obbedire ai suoi ordini e che se qualcuno si fosse avvicinato a meno di 30 metri dalla cappella avrebbe sparato a una delle ragazze e che lui comunque non stava giocando e che lo ripete ancora, io ho già ucciso un'altra persona, quindi non mi costa nulla fare del male a qualcun altro. E stranamente disse anche che voleva parlare con 3 persone e queste 3 persone una era la suora che lo aveva visitato in prigione tempo fa, poi l'attuale Miss Australia Tanya Verstack e l'atleta olimpica Marlene Matthews. Tanya Verstack, che deteneva i titoli di Miss Australia nel 1961 e Miss International nel 1962, era una delle 3 persone con cui Leonard desiderava parlare. Nel frattempo la signorina Turnbull scrisse di nascosto un biglietto e lo gettò fuori dalla finestra. Un uomo ci sta tenendo prigioniere qui dentro con un fucile, scrisse. Chiamate la polizia, minaccia appunto di uccidere le ragazze. Leonard era nervoso e insegnanti e ragazze erano convinte che stesse per iniziare a sparare. Se proprio dovete sparare, perché non sparate a me o qualcuno del personale? Disse comunque la preside. Fu appoggiato dalla vecchia insegnante di francese, Madame Sherman. Noi ovviamente abbiamo già vissuto la parte della nostra vita, disse. Loro hanno ancora la maggior parte della loro vita da vivere.
La polizia in quel momento arrivò e si avvicinò alla cappella. Leonard li vide attraverso la finestra. Infatti Leonard si accorse che la polizia stava arrivando, li aveva già visti e a quel punto la signorina, la preside, intervenì prontamente afferrando la pistola e cercando di tenerla puntata lontano dagli studenti, perché Leonard era pronto a sparare e alcuni studenti si erano anche scagliati contro di lui. Si udirono 5 spari, la preside e Leonard lottavano per il controllo del fucile mentre gli studenti cercavano di afferrarlo. Vedendo la scena attraverso il pannello di vetro della porta della cappella, un detective e un agente di polizia tentarono di entrare, ma l'agente di polizia entrò da una delle finestre e la preside a quel punto era già riuscita a infilare la canna del fucile attraverso il telaio e l'agente afferrò quell'arma. A quel punto lui e un detective erano già entrati di corsa e immobilizzarono Leonard, che continuava a dimenarsi. La preside aveva dolorosi ustioni da polvere da sparo su entrambe le mani e un buco nel vestito causato dal passaggio di un proiettile. La quindicenne Wendy Luscombe, una studentessa dai capelli rossi molto popolare, giaceva a terra, colpita al petto da uno dei proiettili. Morì tra le braccia di un'amica poiché il proiettile le aveva trapassato il cuore. Leonardo fu portato alla stazione di polizia di Moss Vale. Interrogato dagli agenti, affermò di non aver mai avuto intenzione di fare del male a nessuno, nonostante le schiaccianti prove del contrario, e sostenne di essere stato colto da un temporaneo malore. Quando Leonard comparve in tribunale nel dicembre del 1961, accusato dell'omicidio di Jane Bower, si dichiarò non colpevole. Se il caso contro di lui non avesse avuto successo, sarebbe stato processato per la morte di Wendy Luscombe. Ci fu un ritardo dovuto alla sua valutazione psichiatrica. Quando il caso riprese presso la Corte Penale Centrale di Sydney, alla fine del febbraio del 1962, l'unico testimone della difesa fu uno psichiatra, il quale testimoniò che Leonard era sano di mente quando uccise la ragazza. Lui si rivolse alla corte dicendo che non riusciva a spiegarsi cosa lo avesse spinto a fare quella cosa terribile e poi ovviamente si pentì di aver fatto tutto quello che aveva fatto. Il 4 aprile 1962 la giuria impiegò 17 minuti per dichiararlo colpevole dell'omicidio di Jane Bower. Con una condanna all'ergastolo certa, Leonard non fu processato per la morte di Wendy Luscombe e non lo so perché. Non ho trovato molte informazioni per quanto riguarda questo. Nel 1962 la preside, che cercò di difendere le proprie studentesse, gli fu conferita una sorta di medaglia per il coraggio. Anche i poliziotti che lo avevano immobilizzato ricevettero una sorta di ricompensa. Tornato dietro le sbarre, Leonard si dimostrò nuovamente un detenuto modello, ma per poco, perché per lui non era ancora finita. Il 18 giugno 1972 si tenne un concerto nella cappella del carcere di Parramatta per intrattenere i detenuti. Al termine dell'esibizione, gli artisti, tra cui 3 ballerine, furono invitati a prendere un piccolo rinfresco offerto dal Comitato per le Arti e i Mestieri, di cui Leonard era segretario. Detenuti e artisti si mescolavano in una sala ricreativa sotto lo sguardo degli innegabili ritratti di Leonard. Sharon Hamilton, una ballerina di 23 anni, stava ammirando il suo ritratto del presidente John Kennedy quando Leonard le diede una pacca sulla spalla e le chiese di firmare il libro dei visitatori. Lei lo fece e si complimentò con lui per la sua opera, dicendo che era bellissima. Poco dopo l'annuncio della fine della visita, Leonard, in piedi accanto a Sharon Hamilton, fu chiamato a pronunciare un discorso di ringraziamento. In un istante la afferrò e le puntò un coltello alla gola e un altro alla schiena. Uscite tutti dalla stanza tranne lei, disse. Nessuno si muova o le darò una bella lezione, aggiunse.
Ma questa volta Leonard non aveva a che fare con studentesse spaventate o modelle attirate nella boscaglia. Si trovava in una stanza con dei criminali, nessuno dei quali voleva vedere una giovane donna ferita. Due prigionieri si avventarono su Leonard. Uno lo colpì con un pugno in faccia e Leonard barcollò all'indietro. Una guardia carceraria intervenne per immobilizzarlo, mentre l'altro prigioniero liberava Sharon Hamilton. Leonard lasciò cadere un coltello e un altro gli fu strappato di mano da una seconda guardia che contribuì a contenerlo. Sharon Hamilton rimase ferita e sanguinante. Aveva piccoli tagli sul collo, sulla mano e sulla schiena, ma le sue ferite principali sarebbero state emotive e psicologiche. Leonard comparve in tribunale nell'agosto del 1972 e fu condannato da altri 5 anni di reclusione. La povera Sharon aveva comunque subito un trauma psicologico. Le risultava difficile lavorare, uscire, socializzare. Ovunque guardasse vedeva Leonard. Sembrava che soffrisse di disturbo da stress post-traumatico e che sarebbe stato definito e riconosciuto solo qualche anno dopo. Dal 1974 al 1976 Sharon fu curata per i suoi problemi psicologici in una clinica privata. Sfortunatamente quella clinica praticavano terapie distruttive come il sonno profondo e l'elettroshock che portarono alla morte di 43 pazienti. Nel 1976 Sharon ottenne un risarcimento di quasi $100.000 dal governo statale, ammettendo che la loro negligenza aveva portato all'aggressione di Leonard nei suoi confronti. Ma la vita non divenne più facile per Sharon. Ebbe una relazione tumultuosa con un medico e soffrì di depressione. E nel 1978, purtroppo, ahimè, si tolse la vita. Dietro le sbarre, Leonard continuò a dipingere, donando le sue opere in beneficenza e raccogliendo decine di migliaia di dollari. Nel 1994 si parlò della possibilità di una sua scarcerazione, ma il fratello di Wendy Luscombe, insieme a diverse donne sopravvissute all'assedio della scuola, protestarono e infatti il governo li dovette ascoltare perché prevalse il buonsenso e Leonard rimase nel carcere di Grafton. Nel 1999 all'epoca il detenuto con la pena più lunga in Australia fu intervistato per il programma televisivo 60 minuti e dichiarò di non riuscire a perdonare se stesso per ciò che aveva fatto, affermando che con il passare degli anni il peso delle sue azioni era diventato ancora più difficile da sopportare. Morì il 29 novembre 2003 all'età di 76 anni. La storia di Leonard ci lascia con una domanda inquietante. Quanto possiamo davvero conoscere una persona? Perché a volte dietro un volto tranquillo, una vita apparentemente perfetta, si può nascondere qualcosa di oscuro, qualcosa che nessuno riesce a vedere fino a quando è troppo tardi. In questo caso non è solo una storia di crimine, è un promemoria che il male non ha sempre un volto riconoscibile. Cari amici del Paragrammi, questo è tutto ciò che ho trovato per quanto riguarda questo caso, un caso totalmente australiano. Fatemi sapere se lo conoscevate già e cosa ne pensate, ovviamente. Io vi aspetto giù nei commenti. E questo caso, c'è qualcosa che mi colpisce di questo caso, che in tutti gli altri casi io non ho trovato, ovviamente per quanto riguarda me e per tutti i casi che ho fatto, che ho già fatto e ho analizzato. La cosa che mi colpisce molto di più, e non so se qualcuno l'ha notato già, ma in tutti i casi la persona, l'assassino, il serial killer, la persona che commette il reato, scavando nell'infanzia, nell'adolescenza, nella vita passata, ci sono sempre dei riscontri in cui la persona è stata magari già maltrattata, magari ha subito dei maltrattamenti, dei traumi che si porta dietro, una famiglia magari non adeguata, una famiglia non perfetta,
Ma in questo caso la cosa che io ho notato e mi ha molto incuriosito è il fatto che l'infanzia di Leonard era un'infanzia comunque perfetta, un'infanzia dove non ci sono maltrattamenti, anzi i genitori agevolano il figlio a diventare una persona di successo, cosa difficilissima nelle famiglie comunque in generale, al mondo d'oggi non lo so, però all'epoca comunque e penso anche tuttora tante famiglie non agevolano il proprio figlio o la propria figlia nel inseguire i propri sogni o le proprie passioni. In questo caso è diverso, non ci sono maltrattamenti, o almeno io non ho trovato informazioni riguardanti maltrattamenti presenti comunque nella sua infanzia o nella sua adolescenza, oppure non ha avuto comunque dei genitori severi, genitori che lo hanno punito, o non ho trovato comunque il fatto che magari abbia sbattuto la testa da qualche parte o è caduto da qualche parte e ha sbattuto la testa, come avviene in molti casi di crimine per quanto riguardano i serial killer o persone che commettono reati. Qui abbiamo di fronte una famiglia modello, un ragazzo studioso, un ragazzo appassionato di arte, un ragazzo che di successo, ecco. Quindi questa è una cosa che mi ha colpito tanto. Infatti mi ha dato molte più domande che risposte e sono curiosa di sapere voi cosa ne pensate su questa cosa. Ecco, fatemelo sapere, scrivetemelo giù nei commenti e noi ci vediamo, cos'altro? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! I would like to be forgiven, but I wouldn't expect to be forgiven. They say that unless you can forgive yourself, you cannot expect others to forgive you. Well, I can't forgive myself and never will be able to. All the years that pass, it get easier, but I've found that the more years that pass, the harder it gets. Why do you think that is? I don't know. I can never understand what happened up here that made me do what I did, because it's against everything that I normally believe in.